Ciao e ben ritrovati nel salotto quantico di Quantum Channel. Oggi abbiamo un carissimo amico, Marco Nieri, bioricercatore ed esperto nella salute dell'habitat. Buongiorno Marco e ben incontrato. Buongiorno Luca, grazie. Buongiorno. Il nostro pubblico è ansioso di sentirti raccontare in che misura la tua passione, che è diventata professione, si è trasformata in strumento di utilità per l'uomo nel meraviglioso mondo dell'energia, nell'energia condivisa tra natura ed essere umano. Bene, sono molto orgoglioso di poterlo affermare e raccontare a voi. Diciamo, da molti anni sono stato pervaso da un'idea. L'idea era quella di realizzare spazi per il benessere. L'obiettivo del mio lavoro, della mia ricerca, di tutto quello che io ho portato avanti in questo tempo è sempre stato quello di ritrovare le modalità, gli strumenti e le conoscenze per poter creare luoghi dove le persone possono sentirsi bene. Questo è un aspetto che ovviamente ha coinvolto diversi punti di vista, diverse angolazioni nello studio, nella ricerca e diverse metodiche. Quando a un certo punto del mio percorso ho cominciato ad approfondire i temi legati all'elettromagnetismo, mi sono accorto che il campo cosiddetto dell'energia, che però in sé ha una valenza piuttosto incerta, no? Il campo dell'elettromagnetismo, ecco, mi è sembrato più consono a questo tipo di definizione di studio, ecco, aveva una enorme parte nella nostra esistenza. Noi siamo organismi viventi, i cui processi vitali sono regolati da debolissimi campi di energia elettromagnetica. Questo accade non solo a noi che siamo esseri umani, ma accade anche per esempio agli animali e alle piante ovviamente. Siamo tutti organismi viventi, tutti strutturati e regolati da debolissimi campi di energia elettromagnetica. Quando ho cominciato ad affrontare questo argomento mi sono appassionato. Ho scoperto che era possibile entrare più in dettaglio in questa conoscenza, quindi era possibile misurare in che modo i campi elettromagnetici, l'energia degli esseri viventi può interagire con l'energia della natura, con delle l'energia piante. della natura, esattamente questo. Cioè, lo studio portato avanti ha permesso di capire che non solo noi come esseri umani, ma anche gli alberi, ad esempio, tutte le piante, emettono campi elettromagnetici che hanno delle particolarità. Per esempio noi siamo in grande sintonia con i campi elettromagnetici emessi dagli alberi perché gli alberi stessi emettono frequenze che risuonano con quelle dei nostri organi. Un albero, ad esempio, emette frequenze che entrano in connessione diretta con il nostro cuore, il nostro cervello, il nostro sistema cardiocircolatorio, il nostro sistema ghiandolare, eccetera. Quindi la prima scoperta, diciamo, che mi ha veramente strabiliato è stata questa. Abbiamo una grande affinità col mondo vegetale, anche dal punto di vista elettromagnetico. Quindi potremmo dire che stare bene nella natura è un po' come sintonizzare la nostra radiofrequenza alla stessa lunghezza d'onda della radio natura? Di radio albero? Sì, diciamo che radio albero è in grado di emettere segnali che noi possiamo captare e li possiamo captare in maniera molto specifica, selettiva e con le intensità che l'albero e che la stazione trasmettente desidera trasmettersi, ovvero sia ogni pianta emette queste frequenze con delle caratteristiche tali da poter essere giudicate più benefiche o più interagenti, diciamo così, con i nostri organi di un'altra. Si può valutare tutto questo, si può capire come un albero di tiglio, per esempio, o un albero di ciliegio o un olivo. Ah, c'è differenza? C'è differenza tra una pianta e l'altra. Esattamente. E anche relativamente a un soggetto animale, quindi a un uomo e a una donna, c'è una pianta più vicina alla frequenza di una donna? Diciamo che sì. Da un certo punto di vista possiamo dire per esempio che la quercia ha una tendenza a essere particolarmente gradita
alle ovaie, per esempio, no? E questo ovviamente rende la pianta più vicina alla donna. E quindi favorevole in qualche misura, certo. Però le piante manifestano queste frequenze con caratteristiche più o meno benefiche a seconda anche del luogo in cui si trovano. E quindi abbiamo una relazione tra ambiente, pianta e organismo umano che è veramente sorprendente. E tutto questo deve essere indagato nel campo, sui luoghi dove noi intendiamo fare degli studi, operare, in maniera molto accurata, cercando di analizzare quali sono i campi elettromagnetici naturali che interagiscono con le piante, sì, come questi campi elettromagnetici naturali riescono come dire, ad attivare, a amplificare, diciamo così, i campi elettromagnetici delle piante e come questi stessi campi agiscono poi sui nostri organi, sia quando siamo in contatto con le piante stesse, sia quando ci possiamo trovare anche a 10 metri di distanza, usufruendo ugualmente di questi campi elettromagnetici. Questo mi piace particolarmente perché, come sappiamo, il nostro stesso cuore è un'emittente potentissima che arriva fino a 3-4 metri, certo, al di fuori del nostro involucro che è poi il corpo fisico. Quindi vi sono delle piante con le quali potremmo entrare in interazione anche a distanza di metri, attraverso le quali noi riusciremmo a trarre qualche beneficio di carattere anche emozionale, oltre che fisico? Certo. Perché sappiamo che le emozioni governano il cuore e sono anche poi il suo linguaggio preferito. Certamente, certamente. Allora, le interazioni che avvengono tra i campi elettromagnetici naturali e quelli emessi dalle piante possono creare questa sorta di alchimia elettromagnetica nell'ambiente circostante, per cui fino a diversi metri di distanza, come ho detto poco fa, possiamo percepire e misurare questa modificazione elettromagnetica del nostro habitat che è a sua volta in grado di influire sullo stato dei nostri organi. Quindi possiamo misurare sui nostri organi che qualche cosa sta accadendo di molto favorevole quando ci troviamo in questi spazi. La stessa cosa accade quando tocchiamo un albero, no? Quindi quando abbiamo questo contatto fisico, no? Perché ovviamente qui non c'è neanche lo spazio che fa da mediatore. Ma la cosa interessante è che quando noi siamo in contatto con questi tipi di energie degli alberi, ad esempio possiamo ricavare una modificazione del nostro stato emozionale, come giustamente hai postulato, perché andando a modificare lo stato energetico del sistema nervoso, lo stato energetico per esempio della tiroide, che ha molto a che vedere con le emozioni, o del sistema cardiocircolatorio, e ricevendone un immediato impulso benefico, tutto questo va ad attivare, come dire, i nostri meccanismi di riparazione. Autoriparazione, certo, è un'autoriparazione che dona poi anche al cervello dei segnali di guarigione che magari aveva perduto da tempo. Immaginiamo una persona che da molto tempo soffre di burnout, di stress cronico o anche di qualche patologia. Il nostro cervello è come se perdesse piano piano il ricordo dello stato di salute. Entrare in una condizione, e questo può accadere in un attimo, una condizione dove il campo elettromagnetico agisce a livello biologico in maniera così favorevole, ridona quella memoria che il nostro cervello stava perdendo. Mi piace. E rimane questa memoria, anche se non possiamo pretendere di aver operato una vera e propria terapia, perché ovviamente si tratta di influenze elettromagnetiche che agiscono sia nel profondo, ma anche nella superficie, ma dopo molto tempo. Quindi noi cosa facciamo? Quando entriamo in questo habitat modifichiamo il nostro stato psicologico, il nostro stato energetico, e questo è il grande presupposto per la guarigione. Mi piace l'idea di pensare, di entrare in un bosco e sentirmi un po' un elettrauto, un meccanico, un carrozziere che autoripara il proprio autoveicolo, il proprio corpo veicolo, perdonami il calamburo. Possiamo essere davvero così precisi, proprio come un carrozziere o un meccanico, nella scelta per esempio degli strumenti che può utilizzare per riparare un'automobile, perché si può arrivare a definire esattamente quali sono gli organi maggiormente beneficiati dai campi elettromagnetici, per esempio di un albero.
E questo è di grande aiuto perché può dare delle indicazioni molto precise alle persone su come possono trarre giovamento da un albero, da un insieme di piante, da un bosco. Possiamo studiare la qualità bioelettromagnetica dei siti e questo veramente credo che sia un grande passo in avanti perché ci permette proprio innanzitutto di comprendere che tra noi esseri viventi, c'è un linguaggio fatto di energia, Certo, che è molto importante. non vi è dubbio. Ecco, che questo linguaggio può essere decodificato e utilizzato per noi, ma anche per le piante, perché mi piace anche ricordare che noi traiamo vantaggio, per esempio, abbracciando un albero, una pratica che Certo. potrebbe anche far ridere alcuni, no? Non noi, Non noi, ma è l'albero stesso che trae vantaggio da questo abbraccio. immagino. Cioè lo scambio elettromagnetico non è univoco, è fatto in due direzioni. Quindi quando noi abbracciamo un albero, doniamo all'albero, anche senza volerlo, diciamo così, un impulso elettromagnetico che l'albero recepisce e molto frequentemente mostro alle persone come si possa misurare questo effetto, che è di grande Immagino che sia meraviglia, sì. grande meraviglia perché si può misurare in una maniera anche molto scenografica, se volete, come l'albero incrementi la potenza del suo sistema immunitario quando viene toccato da una persona, e specialmente da un bambino. La cosa incredibile e che mi ha davvero emozionato Ancora prima che stupito e emozionato, immagino. è proprio capire come vedere, misurare quanto il campo elettromagnetico dell'albero sia influenzato dal contatto con un bambino. Una cosa Straordinaria. veramente straordinaria. Straordinaria. Infatti mi tornano alla mente una serie di esperimenti condotti negli anni 50 negli Stati Uniti, dove Esatto. appunto si misurava Sì. la relazione emozionale di una pianta. Quindi mi stai dicendo che esistono degli strumenti anche qui, non soltanto negli Stati Uniti, quindi non parliamo soltanto di macchina della verità. No, C'è una macchina della verità più moderna? Sì, c'è una macchina della verità più moderna e più semplice alla fin fine, perché in realtà, perlomeno per quello che io posso constatare oggi, pur avendo avuto a che fare con moltissime apparecchiature elettroniche che possono misurare i campi debolissimi emessi Certo. dal corpo, di fatto non ho ancora trovato qualche cosa di equivalente o di superiore a un piccolissimo strumento che uso e che ho imparato a usare da un ricercatore indipendente belga che negli anni 60 cominciò a utilizzarlo, e si chiama antenna Lecker polarizzata. È uno strumento radiestesico. Antenna Lecker Lecker. polarizzata. Ok. È uno strumento radiestesico e quindi uno strumento molto avanzato nel senso che è estremamente preciso e perfezionato nel corso di 70 anni di uso, che permette di fare delle misurazioni in campo biologico molto raffinate. Il nostro concetto qual è usando questo strumento? È che noi andiamo a misurare i campi elettromagnetici non in quanto onde, ma in quanto spirali polarizzate in senso destro-giro e levogiro. Cioè per noi, con questo strumento, è coerente pensare all'idea di questi campi elettromagnetici che sono spirali che viaggiano in senso orario e in senso antiorario. Quindi c'è un più e c'è un meno, una polarizzazione conosciuta anche nella comune elettronica, elettrotecnica, ma questo Non c'è dubbio. è un elemento caratterizzante di tutti i campi elettromagnetici che noi possiamo misurare, tra cui quelli che sono emessi dai vari organi del corpo umano, Certo. o che sono emessi dagli alberi o dagli altri esseri viventi. E questo è uno strumento che ha permesso di fare queste scoperte, perché finora gli strumenti elettronici non erano arrivati a questo livello, anche se parliamo di strumenti raffinati e chi ci ascolta potrà conoscerne tantissimi, cosa che io uso come invece verifica diagnostica, perché visto che lo studio viene attuato con uno strumento che potrebbe anche sembrare troppo semplice per poter fare questo tipo di ricerca, la diagnosi medica può essere effettuata con strumenti molto avanzati, e questo è quello che io ho fatto. Certo, Quindi certo. ho numerosissime verifiche diagnostiche effettuate che dimostrano
che questo studio che io ho portato avanti è reale e ha realmente quindi effetti sulla nostra salute. Allora, quando tu mi accenni a questa sostanziale diffidenza, se vuoi, su questo tipo di macchine che io amo definire in senso lato quantistiche, mi viene da dire che probabilmente 50 anni fa, se avessimo parlato di tomografie assiali e quindi di TAC piuttosto che di risonanza magnetica, ci avrebbero preso per dei folli. Assolutamente sì. Quindi io ritengo che vi sia una fase che e ci riconosco che è quella esplorativa, che consente anche nel bene e nel male ad altre persone, a scienziati di professione definentesi tali, di poter percorrere un certo tipo di strada. Noi facciamo un po' da apripista. Esatto, io mi sento tale. Esploriamo nuovi orizzonti. Esatto, siamo fuori forse dal campo della scienza come materia acquisita, istituita. Siamo nel campo della ricerca, stiamo verificando delle cose, stiamo scoprendo delle cose. Qualcuno forse proverà un giorno a verificare queste stesse cose o misurarle tramite strumenti di tipo diverso, perché certamente. No? Benissimo, però intanto stiamo curiosamente e con grande gioia meravigliosamente esplorando un mondo. Poi certo. Io credo, e tu credo che lo condivida, se ciò che facciamo è di qualche giovamento per le persone e per la natura che ci ospita, probabilmente gran parte del nostro impegno l'abbiamo già adempiuto e risolto. Questo è sicuramente il motore per cui ci si alza la mattina. Mi fa un immenso piacere. Ti ringrazio per questo meraviglioso intervento, ci rivedremo presto con altre notizie dal mondo della natura. Grazie. Grazie Marco. Grazie.